Buonasera a a tutti e benvenuti a BravoCast Italiano. Sono Stefano. E io sono Angela. Ciao a tutti! Angela, oggi parliamo di viaggi lunghi. Tu hai fatto un viaggio lungo che ricordi in modo speciale? Sì, Stefano, ricordo perfettamente un viaggio che ho fatto 5 anni fa. Sono andata in Giappone per 3 settimane. 3 settimane in Giappone? Wow, è stata la tua prima volta in Asia? Sì, era la prima volta. Ero molto emozionata, ma anche un po' nervosa. Il volo da Roma a Tokyo dura circa 12 ore. 12 ore di volo? È tanto tempo. Come hai passato il tempo in aereo? Ho guardato 2 film, ho dormito un po' e ho letto un libro. Il tempo è passato abbastanza velocemente. E tu, Stefano, hai mai fatto un viaggio lungo? Sì, ho fatto un viaggio in treno attraverso l'Europa, sono partito da Milano e sono arrivato fino a Praga. Che bello! In treno è molto romantico. Quanto tempo hai viaggiato? In totale sono stato via 2 settimane. Ho visitato 5 città diverse: Vienna, Bratislava, Budapest, Cracovia e Praga. 5 città in 2 settimane. Hai viaggiato molto velocemente allora. Sì, forse troppo velocemente. In ogni città sono rimasto solo 3 o 4 giorni, ma è stata un'esperienza bellissima. Capisco. Anch'io in Giappone ho visitato molte città. Sono stata a Tokyo, Kyoto, Osaka e Hiroshima. Hiroshima è una città con tanta storia. Come ti sei sentita quando sei stata lì? È stato molto emozionante. Ho visitato il Memoriale della Pace. È un posto che fa riflettere molto sulla guerra e sulla pace. Immagino. E dimmi, Angela, qual è stata la parte più difficile del tuo viaggio? La lingua. In Giappone non molte persone parlano inglese. Ho dovuto usare molti gesti e Google Translate sul mio telefono. Ah sì, la barriera linguistica può essere difficile, ma fa anche parte dell'avventura, no? Assolutamente. E le persone erano così gentili, anche senza parlare la stessa lingua, mi hanno aiutato tanto. Questa è una cosa bellissima dei viaggi. Si incontrano persone nuove e si scoprono culture diverse. Esatto. E voi che ci ascoltate, avete mai fatto un viaggio lungo? Scrivetecelo nei commenti. Ci piacerebbe sapere dove siete stati. Ottima idea, Angela. Tornando al tuo viaggio in Giappone, qual è stato il momento più bello? È difficile scegliere solo un momento, ma forse il più bello è stato quando ho visto il Monte Fuji per la prima volta. Il Monte Fuji è uno dei simboli del Giappone. L'hai visto da vicino? Sì, sono andata a Hakone, una città vicino al monte. La giornata era chiara e il cielo era blu. Il Fuji era magnifico. Deve essere stato uno spettacolo incredibile. Hai fatto molte fotografie. Troppe! Ho fatto più di 1000 foto durante tutto il viaggio. La mia famiglia e i miei amici erano stanchi di vedere le mie foto quando sono tornata. Ah, capisco perfettamente. Anch'io nel mio viaggio in treno ho fatto tantissime foto. E tu, Stefano, quale città ti è piaciuta di più? Per me è stata Budapest. La città è bellissima, specialmente di sera quando tutti i palazzi sono illuminati lungo il Danubio. Oh sì, ho visto foto di Budapest di notte. È davvero magica. Sì, e anche il cibo ungherese mi è piaciuto molto. Ho mangiato il goulash quasi ogni giorno. Il goulash è delizioso. Parlando di cibo, in Giappone ho scoperto tantissimi piatti nuovi. Come il sushi, immagino. Sì, ma non solo. Ho provato il ramen vero, fatto in Giappone. È completamente diverso da quello che mangiamo in Italia. In che senso diverso? Il brodo è molto più ricco e saporito e gli ingredienti sono freschi e di alta qualità. Ogni ristorante ha la sua ricetta speciale. Interessante. Hai provato anche altri piatti tradizionali? Sì, ho mangiato okonomiyaki a Osaka. È come una specie di frittata giapponese con cavolo, carne e tanti altri ingredienti. Sembra buono. E cosa mi dici del pesce crudo? Ti è piaciuto? All'inizio ero un po' scettica, ma poi mi è piaciuto molto. Il pesce in Giappone è freschissimo. Immagino. Il Giappone è circondato dal mare, quindi il pesce deve essere ottimo.
Esattamente. E tu, Stefano, hai provato piatti nuovi durante il tuo viaggio? Sì, in ogni paese ho provato i piatti tipici. A Vienna ho mangiato la Sachertorte, una torta al cioccolato molto famosa. Oh, la Sachertorte! L'ho assaggiata una volta. È molto ricca, vero? Sì, è molto dolce e densa, ma è buonissima con un caffè viennese. Il caffè viennese è famoso in tutto il mondo. Sei andato in qualche caffè storico? Sì, sono andato al Caffè Central. È un caffè storico dove andavano scrittori e artisti famosi nel passato. Che bello. Questi luoghi hanno un'atmosfera speciale, no? Assolutamente, ti senti parte della storia quando sei lì. Capisco cosa intendi. Anch'io in Giappone ho visitato templi antichi a Kyoto. Alcuni hanno più di 1000 anni. 1000 anni, è incredibile. Come si chiama il tempio che ti è piaciuto di più? Il Fushimi Inari è famoso per i suoi 1000 tori rossi che formano un percorso sulla montagna. L'ho visto in fotografia. Sembra un posto magico. Lo è davvero. Ho camminato per 3 ore sul sentiero. Era faticoso, ma ne è valsa la pena. 3 ore di camminata. Sei molto sportiva, Angela? Non tanto, ma quando viaggi hai sempre tanta energia. L'adrenalina di scoprire posti nuovi ti dà forza. È vero. Anche io durante il mio viaggio camminavo molte ore ogni giorno senza sentire la stanchezza. Esatto. E poi la sera tornavo in albergo distrutta ma felice. Ah, ah, ah. Conosco quella sensazione. Dimmi, Angela, hai viaggiato da sola o con qualcuno? Ho viaggiato con la mia amica Laura. Lei studia cultura giapponese all'università, quindi conosceva molte cose interessanti. Che fortuna avere una guida personale. Ti ha aiutato molto? Sì, tantissimo. Lei parlava un po' di giapponese e conosceva i posti migliori da visitare. Perfetto. Io invece ho viaggiato da solo. Volevo avere libertà totale di decidere cosa fare ogni giorno. Viaggiare da solo è un'esperienza diversa, vero? Ti permette di conoscere meglio te stesso. Esattamente. E ho conosciuto molte persone interessanti negli ostelli dove dormivo. Negli ostelli si incontrano viaggiatori da tutto il mondo. Hai fatto nuove amicizie? Sì, ancora oggi sono in contatto con alcune persone che ho conosciuto durante il viaggio. Che bello! I viaggi ti arricchiscono anche di nuove amicizie. Assolutamente. E voi che ci ascoltate, preferite viaggiare da soli o in compagnia? Scrivetecelo nei commenti. Sì, siamo curiosi di sapere le vostre preferenze. Tornando al tuo viaggio, Stefano, qual è stata la sfida più grande? Forse gestire il budget. Dovevo stare attento a non spendere troppo, perché viaggiavo con pochi soldi. Capisco. Viaggiare con un budget limitato richiede organizzazione. Sì, mangiavo spesso cibo da strada o cucinavo negli ostelli, ma è stato divertente anche questo. Il cibo da strada può essere delizioso. In Giappone ho mangiato spesso nei mercati. E costa anche meno dei ristoranti, giusto? Esatto, e si prova il vero cibo locale. Nei mercati la gente del posto mangia lì. Hai ragione, è il modo migliore per immergersi nella cultura. Assolutamente. Dimmi, Stefano, c'è qualcosa che non ti è piaciuto del tuo viaggio? Mm, forse il fatto che non avevo abbastanza tempo. 2 settimane sono passate troppo velocemente. Capisco perfettamente. Anche io avrei voluto restare più tempo in Giappone. Esatto, quando torni a casa hai sempre la sensazione di non aver visto abbastanza. Sì, è vero. Ma questo è anche un buon motivo per tornare, no? Hai ragione, io voglio tornare a Budapest, sicuramente. E tu tornerai in Giappone? Spero di sì. Vorrei visitare altre città che non ho visto, come Sapporo nel nord. Sapporo è famosa per la neve e il festival invernale, giusto? Esattamente. Voglio vederlo. Dicono che le sculture di ghiaccio sono incredibili. Deve essere bellissimo. Io invece vorrei fare un viaggio più lungo la prossima volta, magari un mese. Un mese sarebbe perfetto per esplorare con calma. Sì, senza fretta. Poter restare in ogni città almeno una settimana,
È il modo ideale di viaggiare. Conosci veramente i posti invece di passare di corsa. Esatto. E tu, Angela, se potessi rifare il viaggio, cosa cambieresti? Forse pianificherei meno. A volte avevamo un programma troppo pieno e non c'era spazio per l'improvvisazione. Capisco, l'improvvisazione può portare a scoperte bellissime. Sì, le cose migliori spesso non sono nei programmi turistici. Sono d'accordo. Alcune delle mie esperienze migliori sono state completamente casuali. Come cosa, per esempio? A Cracovia ho trovato per caso un piccolo concerto di musica classica in una chiesa. Non era nei miei piani. Che bello! E com'era? Magico. La musica nella chiesa creava un'atmosfera speciale. È uno dei ricordi più belli del viaggio. Questi momenti inaspettati rendono i viaggi unici. Esattamente. Ecco perché amo viaggiare. Io non sai mai cosa ti aspetta. Sono completamente d'accordo. Ogni viaggio è un'avventura. Bene, Angela, dobbiamo concludere per oggi. Ma prima, hai un consiglio per chi vuole fare un viaggio lungo? Sì, il mio consiglio è: non abbiate paura. Anche se sembra difficile o costoso, trovate un modo. I ricordi valgono più dei soldi. Bellissimo consiglio. Io aggiungo, viaggiate con mente aperta. Siete pronti a uscire dalla vostra zona di comfort. Perfetto, Stefano. E voi che ci ascoltate, qual è il vostro sogno di viaggio? Dove vorreste andare? Scrivetecelo. Sì, ci piace leggere i vostri commenti. Ci vediamo nel prossimo episodio di Bravocast Italiano. Ciao a tutti e buon viaggio. Ciao!